Ciao, sono Davide. Allora oggi prepareremo i fiocchi di latte. Attenzione! Questo canale non è adatto a chi ha problemi di colesterolo, glicemia o di pressione alta. Buona visione! Allora, preparazione molto semplice, però faccio una premessa prima di cominciare. Sicuramente se andate in negozio e comprate una vaschetta di fiocchi di latte spendete meno che tutto il tempo, insomma è la procedura che ci vuole per farseli. Però come sapete è sempre una soddisfazione farsi qualcosa in casa e sicuramente di naturale, sapete quello che ci avete messo, quindi se avete voglia procedete, vi faccio vedere come si fanno i fiocchi di latte. Allora io ne ho approfittato perché ho 2 litri di latte che mi scadono domani, non li consumo e quindi vedo di farci qualche cosa di diverso, quindi naturalmente il primo ingrediente che ci vuole per fare i fiocchi di latte è proprio il latte. Andrò a utilizzare 2 litri di latte, ci servirà della panna alla fine per andarli un pochettino a renderli più cremosi. Ho preparato 1 ml di caglio liquido, io utilizzo caglio Bellucci che è un caglio molto potente. Voi pensate che 10 ml di questo caglio vanno bene per far cagliare 100 litri di latte, quindi io adesso ho detto 1 ml ma è leggermente meno, proprio appena una puntina. Ci servirà un po' di sale naturalmente. Per il caglio dietro la scatola del caglio che utilizzate voi, quello che prendete in farmacia, insomma quello che avete, ci sono le dosi e seguite le dosi e i tempi che vi dà proprio la scatola del caglio, insomma gli ingredienti. Comincio con andare a versare il latte. Questo è latte intero, però se volete farli più tra virgolette magri usate lo scremato o il parzialmente scremato, come volete voi. Io ho questo qua intero, utilizzo questo qua, saranno un pochino più gustosi. Quindi inizio ad accendere la piastra e portiamo il latte a una temperatura di 37 gradi, classica temperatura per la cagliata che utilizzo sempre per fare tutti gli altri tipi di formaggi. Quindi accendo la piastra, tengo mescolato e pian pianino andiamo a 37. È un quantitativo talmente piccolo che farà prestissimo ad arrivare a 37 gradi, quindi andate con calma, munitevi di un termometro. Io utilizzo questo qua, un termometro digitale, vado a inserire la sondina dentro, tengo mescolato e arrivo a 37 gradi con calma, sempre temperatura bassa, diciamo, non andate a 250 gradi con la piastra. Adesso io ho la piastra, però tenete il fuoco basso e andate con calma, insomma, se no il latte poi si brucia e puzza di bruciato. Naturalmente se potete tenete mescolato e vedrete che in un attimo arriviamo a 37 gradi. Guardate, perfetto, temperatura raggiunta, non so se si vede, 37 qua in basso. Vabbè, adesso è sceso. Vado ad aggiungere il caglio. Se avete quello in polvere scioglietelo nell'acqua, naturalmente un goccino d'acqua tiepida. Questo qua è quello liquido, lo vado a versare così. Mescoliamo, spegniamo la piastra, attenzione, ho fatto la piastra spenta, non deve salire più di temperatura. Mescoliamo bene per far inglobare bene il caglio. Fermate il giro del latte così, mettiamo un bel coperchio e lasciamo riposare per mezz'ora, 40 minuti. Di solito con mezz'ora è sufficiente, si andrà a creare la cagliata che poi andremo a rompere. Bene, sono passati 40 minuti, guardate, la cagliata ha solidificato, insomma coagulato, vedete, ha la consistenza come al solito di un budino. Adesso andiamo a fare i soliti cubotti, andiamo a tagliare, fare il primo taglio. Quindi cominciamo dal centro, facciamo delle strisce di circa 1,5 cm, tanto andrà tutto ridotto
in piccoli chicchi, veramente piccoli, così, e poi anche per così. Potevo usare un tegame anche più piccolo, Ecco, abbiamo fatto la prima rottura della cagliata, vedete che si vedono i cubotti? In questa dimensione saranno 1,5 centimetri per 1,5 centimetri circa. Adesso lascio riposare altri 10 minuti, così la cagliata si stacca dal siero e andremo a fare la rottura vera e propria. Perfetto, guardate, la cagliata si è staccata dal siero, vedete che si vede il siero in mezzo ai cubetti. A questo punto non ci resta altro che riaccendere la piastra, sempre a fuoco basso, e portare il tutto a 52 gradi. L'ideale sarebbe fra i 50 e i 53 gradi. Quindi fuoco basso, e nel frattempo uso la frusta perché va benissimo, vado a rompere il resto della cagliata in questa maniera, tengo mescolato e portiamo il tutto a 52 gradi. Farà prestissimo perché comunque il tutto è già a 37, è passato poco tempo, è ancora caldo, quindi arrivare a 52 ci mette veramente poco tempo. L'importante è non andare oltre perché sennò cuocete troppo la cagliata. Perfetto, siamo arrivati a 52 gradi, spengo il tutto, rimetto il coperchio e aspettiamo altri 10 minuti che la cagliata, tutti i nostri fiocchi si vadano ad appoggiare sul fondo della pentola. Dopo andiamo a filtrare. Bene, guardate, tutta la cagliata si è depositata sul fondo della pentola. Adesso io ci faccio un'aggiunta di un pizzico di sale, potete anche non metterlo se volete lasciarli a gusto naturale, però a me piace un po' insaporirli. Ok, proprio due pugnetti, mescolo un po' il tutto. Il sale si scioglie perché è ancora tutto bello caldo. Mi sono preparato una ciotola per contenere il siero con un colapasta e uno straccio per filtrare il tutto, poi la ciotolina per metterla dentro. Poi vi dico quanti ne sono usciti con 2 litri di latte. Vado a versare. Perfetto. Chiudo tutto, lascio scolare e trasferisco nel ciotolino. Ecco qua i fiocchi di latte. Adesso io ci vado ad aggiungere un po' di panna fresca per andarla a ingolosire un po' di più, quindi proprio un goccino, e poi ci do una mescolatina. Logicamente se li lasciate una notte in frigo è meglio, domani sono ancora più gustosi, però adesso andiamo a fare la prova assaggio. Vi dico come sono. Sono come quelli che si comprano nel negozio. Adesso basta soltanto un po' romperli. Comunque sì, non è un formaggio, un latticino, diciamo, non male. Per l'estate va benissimo. Come vi dicevo all'inizio, ci vuole un'oretta e mezzo a farli, Poi dopo io li ho fatti perché avevo del latte che mi scadeva e non sapevo come utilizzarlo, quindi ne ho approfittato per farvi vedere come si fanno i fiocchi di latte. Molto buono, delicato, il sale giusto, 2 pizzichi, si sente appena, e una cosina estiva da mangiare a pranzo, a cena, quando volete. Se volete farli più
un pochino meno grassi, non ci mettete la panna, usate il latte PS parzialmente scremato o scremato addirittura. Poi magari anziché la panna ci mettete un goccino di latte, un po' per dargli un po' di fare un po' di sughetto. Comunque sotto al video vi lascio le dosi che ho utilizzato, come al solito trovate in descrizione. Con il siero che è rimasto si può fare la ricotta, visto che ve lo chiederete sicuramente nei commenti, però è talmente poco che, allora, praticamente questo qui è rimasto 390 grammi, ok? Non so se ve l'ho già detto, c'è troppo caldo, magari non l'avevo detto. Comunque 390 grammi, quindi di 2 litri di latte qua saranno rimasti 1,6 litri circa, così a grandi linee. Ci verrà una ricottina da un etto forse, però sì, non so se ne valga la pena. Comunque col siero, se me lo chiedete, se vi fate la domanda, si può fare una ricottina. C'è il video di come fare, andate a cercarlo sul canale, che c'è anche il video per fare la ricotta col siero. Bene, come dicevo, vi lascio in descrizione le dosi e magari la procedura, così siete facilitati. Iscrivetevi al canale, mettete un mi piace se il video vi è piaciuto, e magari iscrivetevi anche negli altri social, TikTok, Twitch, Facebook, Instagram, sono un po' dappertutto, anche sull'altro canale hobby che si chiama Lego Bricks Davide Fantinati, comunque lo trovate sotto in descrizione. E non mi resta altro che ringraziarvi e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!